Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo della mia prima birra affumicata, la Rauchbier. La birra a bassa fermentazione, affumicata per definizione, di tradizione bavarese. Uno stile reso noto soprattutto dai suoi esempi migliori, come la Schlenkerla Rauchbier Marzen prodotta nella città di Bamberga, che è anche sede della famosa malteria Weyermann. L'idea di fare questa birra si deve soprattutto al contest annuale per birre a bassa fermentazione, come dice il nome Pastorianus, che per il 2026 ha scelto come birre per il concorso le Rauchbier e le versioni affumicate di stili classici tradizionali a bassa fermentazione. È un concorso a numero definito, ci saranno 40 birre presentate e una bella squadra di giudici certificati a esaminarle. Il concorso si tiene proprio oggi in questo momento che esce il video, ma adesso vi parlo di questa birra. Batch da 23 litri. Essendo uno stile che conosco ma non in modo approfondito, ho dato un'occhiata al BJCP e ho cercato di stare un po' nella media dei parametri. Tranne che per lo G, volendo ottenere una birra con più carattere, ho puntato infatti a 1,058, che corrisponde al limite alto dello stile, 34 EBC di colore e 28 IBU, con rapporto dolce-amaro nel mezzo. Oltre alle note chiaramente affumicate, voglio ottenere una birra equilibrata, con un leggero tocco di maltato e di caramello, con un corpo medio leggero e una bevuta mediamente scorrevole, ma con la dolcezza di fondo di una Marzen. Non voglio eccedere con i malti scuri per evitare note torrefatte o bruciate, quindi non mi sto ispirando alla Schlenkerla che invece riesce benissimo a spingersi più in alto con il colore senza sbavature sul torrefatto. Come malti affumicati, la scelta ricadeva tra il Best Smoked e il Weyermann di Bamberga. Entrambi sono malti affumicati sul legno di faggio. Il Best Malts ha un carattere meno intenso e si può dosare maggiormente nel grist. Ha delle note più sul salmone affumicato, mentre il Weyermann viene descritto come più intenso e con sentori che ricordano di più lo speck, il prosciutto e castagne affumicate. Si consiglia di non usarlo a altissime percentuali perché può coprire tutto il resto. Sono riuscito a reperire il Weyermann che, conoscendo le affumicate di Bamberga, era la mia prima scelta. L'ho inserito nel grist al 71%. Ho completato la base con 21% di Munich, che è essenziale per dare un po' di flavor e profondità ed evitare che il malto affumicato sovrasti troppo. Come malti speciali ho aggiunto infine 6% di Cara Munich 1 per accentuare corpo e note di caramello. Completo con 1% di Carafa 2 della Weyermann per intensificare il colore senza sfociare nel torrefatto e per questo motivo lo aggiungerò solo a fine ammostamento. Ho preparato 26,6 litri d'acqua corretta con cloruro di calcio e acido lattico. Ho portato l'acqua a 55 gradi e ho fatto il mash-in. Ho impostato subito lo step per le beta-amilasi di 40 minuti a 64 gradi. Nel frattempo ho portato il pH a 5.4. Poi uno step abbastanza lungo per le alfa di 20 minuti a 72 gradi. Al termine di questo step ho aggiunto 100 g di malto Carafa 2 che ho macinato separatamente, l'ho mescolato e poi ho messo la griglia per favorire la filtrazione durante il ricircolo. A fine mash out arriva 1,073 di densità, abbastanza alta direi. Passo ad un risciacquo con i 14,8 litri rimanenti e arrivo a una densità pre-boil di 1,054, che è abbastanza più alta di quella prevista di 1,047. Per la bollitura, come faccio per le basse fermentazioni, ho pianificato 90 minuti. Considerando che mi trovo già con 7 punti di densità oltre il previsto e la birra era già stata pianificata con un OG generosa per lo stile, ho dovuto aggiungere 1,2 litri d'acqua per abbassare un po' la densità.
L'ho fatto sul momento, per cui non ho fatto dei calcoli precisi, sono andato ad occhio. A meno 60 minuti faccio la prima luppolatura, ho scelto una sola varietà di luppolo Pearl in formato coni da 7,4% di alfacidi. Ho gettato 32 grammi che daranno 20 IBU. Gettata in aroma a meno 10 minuti con 36 grammi per completare e arrivare ai 28 IBU. Faccio qui anche l'aggiunta dell'azoto come nutrimento, essendo una bassa fermentazione preferisco usarlo, e il Protafloc come chiarificante. Vado in raffreddamento, il giorno della cotta era metà novembre per cui non sono riuscito a portarlo sotto i 18 gradi. Dopo 20 minuti decido di interrompere il raffreddamento e trasferire il fermentatore in frigorifero. In questo caso aspetto di trovarmi sotto i 15 gradi per l'inoculo del lievito. Densità iniziale di 1.061, 3 punti più alto del previsto. Tutto sommato ho rimediato aggiungendo l'acqua, potevo aggiungerne ancora un po' di più per stare perfettamente in linea. Come lievito ho scelto il V3470 della Fermentis, che è il mio affidabile e finora unico lievito da lager. Mi trovavo 60 grammi da parte da una busta da 100 grammi già aperta. Ho deciso di usarlo tutto, considerando l'OG comunque medio-alta per una lager, non farà male un lieve overpitching. Inoculato il lievito, ho portato il mosto a 10.5 gradi per l'inizio. Ho seguito il mio classico schema da lager, cioè primi 5 giorni a 10,5, poi mezzo grado al giorno di rialzo fino a 15 gradi e poi sosta di 5 giorni. Ho misurato una densità finale di 1.014 con cui raggiungo un grado alcolico di 6.3%, un po' più alto delle consuete Rauchbier. Da qui in poi inizio una discesa non brusca fino a 3 gradi. Complici le festività di mezzo, ho aspettato fino al 25° giorno per trasferire la birra in keg. Ho fatto un trasferimento a spinta di CO2 in circuito chiuso, dove non entra in gioco l'ossigeno. La CO2 serve appena per permettere la caduta di birra dal fermentatore al fusto, che è stato pure lui saturato di CO2 ma a bassa pressione e con valvola di spunding. Il trasferimento in questo modo è lentissimo, ci impiega quasi un'ora complessivamente. Questo perché le pressioni in esercizio sono molto basse. Dal fermentatore ho riempito un piccolo Oxebar di 4 litri e un keg da 19. Passo i fusti nel Keezer, li porto a 4 gradi e mando 14 psi di pressione per carbonare la birra. La birra è rimasta in fusto per ben 3 settimane, poi ne ho imbottigliato una parte. Ho spedito la birra per il concorso e adesso possiamo fare un bell'assaggio. Aspetto limpido, regolare produzione di schiuma che qui appare beige e molto pannosa, ma non di lunghissima persistenza. Come colore si presenta con un bellissimo ramato, non la definirei né rossa né marrone, ma proprio color rame. All'aroma l'affumicato è predominante. È un affumicato che ricorda carni e salumi principalmente. Non percepisco lo luppolo o altro in aroma, mi sembra un affumicato in stile e in linea con quelle che ho assaggiato finora, di buona intensità.
Al gusto è più sul dolce, ma con una punta di amaro che rimane nel finale. Abbastanza equilibrata, la parte affumicata fa da padrona anche qui e copre gran parte della dolcezza percepita. Il dolce è di pane abbrustolito, luppolo terroso e speziato. Il corpo è medio leggero. Il grado alcolico non si percepisce in bocca. La bevuta è mediamente scorrevole e il finale è appena secco, il giusto per la tipologia a mio parere. Il luppolo nel finale lascia una leggera astringenza, ma non sgradevole. La bocca nel finale rimane anche un po' dolce. L'affumicato è piacevole, lo definirei pulito e distinto. Scaldandosi forse percepisco qualche nota strana, tipo solvente o gomma, ma sul finire l'ho areata molto e non ho avuto una schiuma persistente, per cui magari si è solo ossidata nel bicchiere. Ho letto che l'affumicatura dona una componente di fenoli al malto. Questi in fermentazione possono tirar fuori anche dei sentori particolari, definiti affumicati fenolici, che sono considerati indesiderabili se in eccesso. Come note mancanti mi sarebbe piaciuto avvertire un tocco di caramello maggiore, come quello della Spezial di Bamberga per intenderci, che è molto orientata sul dolce e lascia la bocca più cremosa. Però l'equilibrio ben centrato che ho ottenuto non mi dispiace. Il luppolo leggero sia in bocca che sul finale mi piace, lo trovo gradevole e aiuta a far svanire un po' l'affumicato che altrimenti diventa l'unica nota presente su tutto. Con questo si conclude il video delle Rauch Beer di oggi. Come prima esperienza con questa tipologia è andata bene. Devo ammettere che mi sono ricreduto su questo stile. A sentir parlare di birra affumicata ci si può immaginare una birra molto particolare e molto caratterizzata da questo elemento. E si può pensare a una birra interessante ma che stanca facilmente. Quindi molti potrebbero dissuadersi dal fare una cotta di un certo volume per evitare di avere una birra interessante ma che stanca subito. In realtà io la sto trovando, oltre che interessante, anche una birra molto facile da bere e che accompagna facilmente vari momenti e vari pasti. Se volete conoscere meglio questo stile, vi posso consigliare il box che ho acquistato dalla Germania, che contiene 9 esemplari classici di queste birre, tutte da birrifici prevalentemente di Bamberga e della zona. L'elemento affumicato è solo il filo conduttore. Si tratta infatti di birre con carattere e bilanciamento molto diverse l'una dall'altra, per cui gli assaggi sono davvero interessanti e possono sorprendervi. Se volete farci un pensierino, vi lascio anche il link in descrizione. Se avete domande o suggerimenti, scrivetemi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like e dei punti hype. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.